Ciao a tutti, benvenuti su Mera Italia, il partito italiano di DiEM25. Oggi siamo qui con Ferdinando Pezzopane che studia Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione presso l'Università degli Studi di Torino e la Scuola degli Studi di Torino ed è attivista di Fridays for Future Italia. Ferdinando, grazie mille di essere qui, benvenuto. Grazie a voi. Bene, cominciamo subito con la prima domanda che cerchiamo di fare a tutti gli ospiti. Quali credi siano i problemi più urgenti, sofferti dagli italiani e che ruolo ha il clima secondo te su questi? Ma sicuramente uno dei problemi maggiori per gli italiani in questo momento, ma anche a partire dagli ultimi anni, è l'inflazione, quindi l'aumento generalizzato dei prezzi a fronte sostanzialmente dei salari che restano al palo, quindi fermi, e anzi addirittura dal punto di vista reale sono diminuiti negli ultimi 30 anni. Il clima ha un impatto sul fattore aumento dei prezzi. È stato dimostrato soprattutto a partire dall'ultimo anno con le alluvioni in Emilia-Romagna, che come sappiamo è una delle regioni che più produce dal punto di vista dell'agroalimentare. E chiaramente quindi sono tutta una serie di fattori che si intrecciano poi in quello che è l'aumento generalizzato dei prezzi, che sappiamo che chiaramente è un elemento regressivo nella misura in cui impatta maggiormente le classi sociali meno abbienti. E tra l'altro, sempre per quanto riguarda l'inflazione, quello che sappiamo è che uno degli elementi maggiori a livello di capitolo di spesa è stato appunto il costo dell'energia nell'ultimo anno, sia a partire dal conflitto russo-ucraino, ma anche a partire, insomma, dalla speculazione generalizzata che c'è stata sull'aumento dei prezzi dei carburanti e non solo. E quindi in quel caso, più che parlare di impatto della crisi climatica, dovremmo parlare dell'impatto dovuto alla mancanza della transizione ecologica e quindi i mancati investimenti in quelle che sono le fonti rinnovabili, che chiaramente avrebbero portato in tal senso a una possibile riduzione dei prezzi dell'energia. E sappiamo infatti che negli ultimi anni, cioè in realtà l'Osservatorio sulla povertà energetica in Italia ci dice che negli ultimi 10 anni è aumentata la percentuale di famiglie in povertà energetica. Infatti nel 2021 parliamo circa dell'8,1% delle famiglie italiane che si trovano a confrontarsi con una povertà energetica non solo relativa chiaramente al classico riscaldamento della casa, che ancora oggi è particolarmente connesso all'utilizzo del gas, ma anche alla stessa capacità di raffreddamento delle case, nel senso che considerando appunto la crisi climatica si pone il tema di quanto refrigerare anche, diciamo, gli ambienti domestici attraverso l'utilizzo dell'aria condizionata. E quello che possiamo dire è che appunto l'Osservatorio della povertà energetica ha incluso anche la necessità di avere appunto dei condizionatori proprio sulla base della crisi climatica, e questo chiaramente favorisce un aggravio dei costi a carico delle famiglie, soprattutto in tutti quei contesti urbani che non vedono la presenza di verde, come appunto molte città italiane e aree periferiche. Poi, tra gli altri fattori che possiamo considerare, c'è anche chiaramente la desertificazione industriale italiana, connessa appunto al settore dell'automotive che è in particolare difficoltà. Cioè negli ultimi 40 anni quello che abbiamo visto è stata una riduzione della produzione di auto in Italia, una riduzione del 65%, che chiaramente ha portato a tutta una serie di esuberi di aziende e quindi una riduzione dell'occupazione nel settore. E forse tra i casi più importanti ci sono la GKN di Firenze, la Magneti Marelli a Bologna e proprio recentemente nel torinese la chiusura dello stabilimento Maserati, appunto a Grugliasco. E quindi appunto ancora una volta vediamo che senza una strategia nazionale per quanto riguarda il settore dell'automotive, sostanzialmente si assiste a una chiusura generalizzata delle aziende nel mondo dell'automotive, e chiaramente questo poi
assicurando solo degli ammortizzatori sociali e senza prevedere una riconversione di queste aziende verso la mobilità collettiva. Ehm, Infatti sì, cioè tutto decisamente molto collegato, diciamo proprio perché appunto, il clima è così legato a alla vita di tutti, che possiamo sperimentare anche quotidianamente, cioè non è una cosa lontana da nessuno in realtà. Volevamo chiederti su dei dibattiti che si hanno, diciamo, dentro il movimento, ma anche dentro la sinistra, dibattiti abbastanza importanti sotto cioè in tutti gli aspetti. Dunque, cosa sono il malthusianesimo e il degrowth? E che ruolo pensi abbiano nei movimenti per l'ambiente e quali credi siano degli approcci alternativi, diciamo? Cioè tu di tutti questi dibattiti, tutte queste discussioni, cosa ne pensi? Ma il malthusianesimo chiaramente si rifà a Malthus, no? Quindi alla visione secondo cui ad un aumento della popolazione, insomma, chiaramente sarebbe associata una ridotta capacità, insomma, di utilizzare le risorse e quindi sostanzialmente poi una forma, no, di decrescita quasi obbligata, no? Con aumento della fame, no? E tutte le varie disfunzioni sociali associate appunto all'aumento della popolazione. Diciamo che da questo punto di vista, cioè il dibattito, almeno sul malthusianesimo, all'interno dei movimenti ecologisti è stato abbastanza superato, nella misura in cui, almeno in Fridays, no, in Extinction Rebellion, ma come anche in Ultima Generazione, oggi si prende più in considerazione l'elemento della simmetria nei consumi, nel senso, cioè si mette meno in evidenza, no, tutto il tema che prima ci si poneva rispetto alla sovrappopolazione. Il tema non è quanti siamo, il tema è chi consuma e quanto consuma, no? E quindi rispetto a questo, all'interno dei vari movimenti per il clima, adesso si indaga molto di più, e si fa un'analisi di chi sta consumando quanto. E rispetto a questo, quello che emerge è che, cioè, dai vari dati, sia dell'IPCC, ma anche i vari dati, insomma, di Piketty e degli altri economisti critici, che c'è una concentrazione chiaramente anche nei consumi, come c'è una concentrazione imperante rispetto alla ricchezza, al patrimonio e il reddito, nel senso che il 5% più ricco dal 1990 al 2016 ha prodotto il 36% dell'aumento delle emissioni, mentre dall'altro lato il 50% più povero intorno al 6% di questa crescita, quindi c'è un contributo fortemente asimmetrico rispetto a quella che è anche la crescita delle emissioni di CO2. In tal senso, chiaramente, la cosa che balza un po' all'occhio è appunto la dimensione di consumo, nel senso che chiaramente ad un patrimonio più elevato, ad un reddito più elevato, sono associati tutta una serie di consumi che dal punto di vista ecologico sono perfettamente ingiustificati, ma parliamo di il consumo associato ai beni di lusso, ma come anche le modalità di trasporto. E quindi diciamo che da questo punto di vista il dibattito si è molto spostato sull'analisi dei consumi, il che poi chiaramente porta a riflettere su tutti gli aspetti legati al concetto di growth, cioè questo diciamo, più che concetto, questa visione alternativa, no, del sistema socio-ecologico che insomma si è un po' imposta nel dibattito ecologista a partire dagli anni 2000, riprendendo un po', no, quanto l'economia si fosse slegata in realtà quasi dalle leggi naturali, no? Immaginando un mondo che fosse slegato rispetto all'utilizzo delle risorse e quindi un mondo in cui fosse perfettamente possibile una crescita illimitata, dei consumi. E in realtà abbiamo visto che anche rispetto alle ultime tesi che cercano di conciliare la crescita economica con una riduzione dei consumi, ecco, da varie analisi che sono state fatte da Jason Hickel, ma come anche da Callis e altri studiosi,
non sembra essere così, nel senso che anche l'Unione Europea, no, che dice di aver slegato la crescita economica dall'aumento delle emissioni, lo ha fatto, ecco, spostando poi la produzione altrove. Quindi poi nel momento in cui i vari economisti internalizzano i costi associati ai beni che in realtà importiamo, ecco, si vede che questa crescita economica poggia appunto sulla delocalizzazione della produzione altrove e che anche in quei contesti in cui, inserendo appunto questa dimensione della bilancia commerciale, c'è stata comunque una decrescita, no? Quindi una crescita dell'economia in parte slegata dall'aumento dell'uso delle risorse. Ecco, questo disaccoppiamento in realtà non giustifica quelle che sono le attuali strategie di sostenibilità economica, nella misura in cui se dovessimo seguire, no, questi pattern, sostanzialmente non riusciremmo a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. Sempre partendo dal presupposto che come Unione Europea dovremmo, sulla base della responsabilità storica che abbiamo, ridurre le emissioni di gran lunga di più rispetto al 55% al 2030. E quindi diciamo che nei movimenti ecologisti si pone molto il tema della decrescita, ponendosi appunto in maniera critica rispetto alla sostenibilità economica e alla green economy, che diciamo sono appunto degli specchietti per le allodole, no? Per lasciare inalterati i livelli di profitti delle aziende, dipingendosi un po' di verde. E quindi poi questa decrescita in Fridays, come negli altri movimenti ecologisti, si pone, no, rispetto a quelle politiche economiche di pianificazione e di riconversione delle aziende, con un passaggio in alcuni casi, prendendo il settore dell'automotive, dalla produzione di auto alla produzione appunto di mezzi per il trasporto pubblico, no? E quindi è proprio un cambio in tal senso di paradigma che poi è associato anche ad un rinnovato ruolo anche dello Stato in economia e poi chiaramente c'è tutto il tema anche della riduzione dell'orario lavorativo, che è sempre stato, se vogliamo, una battaglia cara anche ai sindacati e che oggi è fondamentale riprendere in una chiave ecologista e senza nemmeno cedere però a quella retorica per cui in realtà sì, bene ridurre l'orario lavorativo, ma perché così a livello di produttività produrremo anche di più. Perché poi il discorso, no, del problema in Italia come in altri paesi occidentali è che spesso questa riduzione dell'orario lavorativo viene associata, no, all'idea di sì, ridurremo l'orario lavorativo, però in realtà riusciremo a produrre anche molto di più. No, il tema non è produrre molto di più, il tema che ci si pone come movimenti ecologisti è ragionare su cosa produciamo, perché lo produciamo e quindi anche uscire fuori, no, da quel sistema che ci impone, no, dei bisogni che poi sono creati artificialmente. Questa è un po' la visione. E per esempio, che ne pensi del caso della Germania e il nucleare? Ok, e allora in realtà come Fridays noi abbiamo una posizione abbastanza critica rispetto all'utilizzo del nucleare. In che misura? Cioè riconosciamo che in quei luoghi dove il nucleare insomma era ancora in funzione, come appunto in Germania, ecco, non aver portato a fine vita il nucleare, ma aver fermato il suo utilizzo prima, no, del naturale decorso e della fine di molti di quegli impianti, chiaramente poi c'è cosa ha generato? Ha generato un maggiore utilizzo di carbone con l'apertura di tutta una serie, no, di miniere di lignite anche appunto nel paese. Chiaramente, caso completamente diverso sarebbe l'Italia perché dovremmo ripartire da zero, no? E quindi da questo punto di vista, cioè per la Germania è un conto, per quei paesi che ancora oggi vedono la presenza di impianti, cioè, diciamo, non ancora a fine vita, dal punto di vista ecologista, no? Se vogliamo, integrando tutta una serie di ragionamenti, è meno giustificato il chiudere un impianto, no? Un nucleare prima di farlo arrivare a fine vita rispetto poi all'apertura di miniere di lignite per mantenere inalterato il livello di consumi. Fosse stato fatto riducendo i consumi e poi magari integrando una strategia basata, no, sulle rinnovabili e quindi in assenza di un rilancio delle centrali a carbone, avrebbe avuto senso dal punto di vista ecologista.
Certo, e continuando con casi, specifici diciamo, parliamo un attimo del diritto alla salute, che ha tutto a che fare con l'unità di classe e su Jacobin, rivista con la quale tu collabori, scrivi di come questi elementi diciamo, no, l'unità di classe e il diritto alla salute si uniscono, nella lotta contro il carbone nel caso di Civitavecchia. Puoi raccontarci questo caso? Sì, diciamo Civitavecchia è un contesto che dopo la seconda guerra mondiale, diciamo, è stato quasi votato interamente alla produzione di energia elettrica e quindi ha visto poi la costruzione di questa, cioè di una delle più grandi centrali a carbone presenti in Italia, Torre Valdalica Nord, e chiaramente questo poi nel tempo ha prodotto tutta una serie di problemi dal punto di vista di salute sugli abitanti, problemi associati in realtà anche all'esposizione all'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi, essendo Civitavecchia, diciamo, uno dei più importanti porti italiani ehm, verso la Sardegna. E quindi, sebbene inizialmente, diciamo, il tema della salute e la connessione con le nocività prodotte dalla produzione energetica non fosse stato appunto inquadrato, no, dai lavoratori, poi con il tempo, questo parliamo di a cavallo dei primi anni 2000, diciamo si è prodotta all'interno della cittadinanza, no, una visione molto critica rispetto appunto alla stessa presenza di Enel in città. E questo soprattutto nel momento in cui si è profilata la transizione da una centrale a carbone a una centrale a gas, cosa che avrebbe di gran lunga ridotto il numero di operai presenti nel sito produttivo. E quindi diciamo che il tema del diritto alla salute si è poi saldato con la questione materiale di una possibile riduzione del numero di lavoratori e ha poi prodotto un movimento in città che ha cercato tutta una serie di alternative che fossero anche di un rilancio, se vogliamo, dell'aria, che non producesse chiaramente inquinamento sul territorio. E questo poi appunto ha costruito un movimento tra gli ecologisti e i lavoratori dell'impianto di Torre Valdalica Nord, che hanno pensato a una riconversione del sito verso appunto la produzione di energia da eolico galleggiante, quindi a circa 30 km dalla costa di Civitavecchia, e anche per l'elettrificazione delle banchine, perché come dicevo per Civitavecchia uno degli altri problemi a livello di inquinamento atmosferico è anche il fatto che le navi, diciamo, quando arrivano a Civitavecchia continuano a bruciare carburante per essere attive dal punto di vista energetico, no, dell'elettronica delle navi, e quindi l'elettrificazione delle banchine invece ridurrebbe tutti questi fumi, no, e questo inquinamento atmosferico. Poi, diciamo, nell'articolo c'era appunto un'intervista a due attivisti del movimento e diciamo che poi attraverso l'intervista, no, quello che emerge è che al di là dei numeri, no, dei vari casi tumorali ci sono delle persone e quindi chiaramente no, non dobbiamo mai dimenticarci che all'interno di questo sistema, nella maggior parte dei casi, no, ci sono dei territori marginalizzati che producono energia che in realtà non viene proprio utilizzata in quei luoghi, no? E allora quindi c'era anche, diciamo, questo elemento associato alla centralizzazione energetica dovuta al modello fossile, mentre invece, diciamo, una delle altre prospettive, no, data dagli attivisti era quella di provare a costruire delle comunità energetiche a partire anche dall'utilizzo del fotovoltaico, no? Per tornare anche ad essere un po', in un certo senso, quasi per riuscire a riappropriarsi anche del tema dell'energia. Cioè, mentre da un lato abbiamo un modello basato sul carbone, sulla centralizzazione dell'energia, sulla produzione di nocività in un territorio per ricchezza di altri luoghi, chiaramente avere delle comunità energetiche, avere un eolico galleggiante che prevedesse anche la partecipazione appunto di cittadini all'interno di queste comunità energetiche, vuol dire riappropriarsi dell'energia e farla tornare ad essere anche un vero e proprio bene comune in un certo senso.
Quindi il tema del diritto alla salute a Civitavecchia si è declinato in questo modo, a partire da un'esigenza che era sentita da parte della cittadinanza e poi chiaramente la questione materiale della possibile riduzione del numero di lavoratori e quindi poi la lotta contro quel tipo di transizione che era sempre fossile dal carbone al gas e la lotta per un'altra transizione, appunto una giusta transizione verso le rinnovabili. Assolutamente. Muoviamoci anche dall'Italia verso, quello che sta accadendo in Palestina. Dunque questi problemi vari che abbiamo toccato, diciamo, in questa intervista, credi che siano legati agli eventi che in queste settimane in particolare, perché purtroppo, l'occupazione va avanti già da molti molti decenni, credi che questi problemi siano legati a quello che sta succedendo in Palestina? Sì, sicuramente, c'è sempre un tema di ingiustizie sistemiche, nella misura in cui, appunto, per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, in realtà c'entra anche la crisi climatica, c'entrano molto anche, diciamo, il controllo delle risorse che viene effettuato da parte, di Israele, sia in Cisgiordania, ma anche rispetto alla striscia di Gaza. E noi sappiamo che, prima di tutto, insomma, in Cisgiordania c'è un'occupazione da parte dei coloni, no, di diverse aree e questo chiaramente vuol dire andare a sottrarre risorse a una popolazione, quella palestinese, che chiaramente insomma, non riesce a essere definita come Stato anche in virtù di questa occupazione, che vuol dire sostanzialmente una riduzione di sovranità nel proprio territorio. E ecco, sempre volendo tornare al tema, no, dell'utilizzo delle risorse, quello che possiamo dire è che attraverso la militarizzazione della Cisgiordania c'è un utilizzo fortemente diseguale di queste risorse, come anche l'accesso all'acqua, nel senso che nella striscia di Gaza sappiamo che il 95% dei palestinesi non ha accesso all'acqua potabile, mentre nel caso appunto della Cisgiordania ai coloni viene garantito un certo utilizzo d'acqua che dai dati che avevo letto è pari a circa 6 volte l'utilizzo d'acqua di 2,2 milioni di palestinesi, solo per i coloni. Il che vuol dire chiaramente, cioè, andare ad aumentare tutta una serie di disuguaglianze che tra l'altro, no, sono moltiplicate poi dalla crisi climatica, nel senso che noi sappiamo che quell'area del Medio Oriente è un'area particolarmente esposta all'aumento delle temperature, trovandosi poi anche nell'hotspot del Mediterraneo. Poi, come i movimenti per il clima, c'è una forte posizione contro l'occupazione da parte di Israele per il cessate il fuoco, che è basata anche sull'analisi, se vogliamo, no, delle asimmetrie sempre occidentali rispetto a come si vede, no, il mondo. Nel senso che, come nel caso della crisi climatica, no, vediamo che spesso ci sono delle soluzioni tutte quante proiettate verso il mantenimento dello status quo e così anche rispetto al conflitto israelo-palestinese, nel senso che anche i vari cessate il fuoco, i vari piani di pace, no, prospettati in un certo senso dai paesi occidentali, sono tutti quanti schiacciati appunto sostanzialmente a favore della tutela dello status quo, che è appunto poi l'occupazione. E quindi no, vediamo queste ingiustizie che vengono alimentate, no, appunto da questo approccio. E l'altra cosa che possiamo dire, no, è che in realtà questo approccio viene da lontano. Cioè io ricordo una dichiarazione di Joseph Borrell l'anno scorso dove si diceva che tutto sommato, no, l'Europa è un giardino bellissimo che però si trova quasi assediato, no, da una giungla esterna che è il mondo e quindi in realtà gli europei sono un po' dei giardinieri che ogni tanto devono andare fuori nel mondo, no? E potare questa giungla che cresce. Quindi c'è sempre questo approccio fortemente colonialista, no? E imperialista, per cui l'altro è fuori dal nostro giardino e come tale appunto va trattato allontanandolo. E questa è una cosa che vediamo molto, soprattutto nei media italiani e occidentali rispetto alla questione israelo-palestinese, no? C'è un clima che risente molto, no, di quelle analisi legate allo scontro di civiltà, per cui noi siamo il mondo, no, il giardino perfetto, e fuori da noi c'è la barbarie, no?
che va allontanata. E questo, se vogliamo, è anche un po' l'approccio che viene applicato rispetto alla questione, nel senso che Israele viene rappresentata come l'unica democrazia del Medio Oriente da salvaguardare. Sì, però insomma ricordiamoci che comunque porta avanti l'occupazione della Cisgiordania, c'è uno stato di apartheid che viene comunque, no, evidenziato dai vari report di Amnesty International, e ci sono tutta questa serie di asimmetrie di fondo sotto le quali poi giacciono, no, i civili palestinesi, e quindi poi, cioè, come Movimenti per il Clima ci si pone il tema in quest'ottica. Sì, assolutamente. Purtroppo, appunto, la colonizzazione della Palestina va avanti da decenni e dire che un apartheid sia una democrazia è incredibile. Sì, dobbiamo tutti parlarne in questo momento specialmente perché, cioè, quello che sta succedendo veramente lascia senza parole. Tornando all'Europa, ti volevamo domandare cosa pensi serva per uscire da questa situazione, visto che comunque è tutto collegato, no, ehm, cosa c'è più bisogno, in questo momento per lottare per una vita migliore per tutti? Cioè veramente secondo te cos'è o quali sono le cose più urgenti da fare o da creare diciamo, che possono portarci nella miglior direzione possibile? Ma sicuramente c'è il tentativo di costruire un nuovo immaginario, nel senso che la difficoltà sicuramente sta, no, nell'essere critici verso il presente, però senza riuscire ad immaginare un altro sistema, no? Che poi forse questo è il problema maggiore, no? Cioè inquadrare le problematiche insite nel sistema capitalistico, eh, però nella difficoltà di dire ok, e dopo cosa c'è? Qual è l'alternativa? No? Che se vogliamo è un po' questa la capacità poi del sistema di assorbire le critiche, internalizzarle e proporci, no, tutta una serie di riforme che poi dovrebbero migliorare la nostra esistenza. Beh, abbiamo visto che non sta funzionando così, quindi il tema sicuramente da porsi è quello di costruire un nuovo immaginario e poi all'interno di questo immaginario trovare delle alleanze e sulla base di quelle alleanze poi costruire delle mobilitazioni. Poi chiaramente c'è questa, diciamo, un po' la prospettiva, no, anche dei movimenti per il clima, nella misura in cui noi in Italia abbiamo provato a costruire delle alleanze con il mondo del lavoro, ci siamo riusciti in alcuni casi, come appunto con GKN, ma ci si sta provando molto anche nel caso di Magneti Marelli a Bologna, e diciamo la nostra prospettiva è quella di tornare, no, a un binomio che sia clima, lavoro, e quindi poi costruire delle mobilitazioni che siano proiettate rispetto all'associazione di due temi, no, che un po' nell'immaginario comune vengono sempre visti come contrapposti perché poi a livello di media viene alimentata la retorica secondo cui in realtà la transizione ecologica produce disoccupazione, e questo poi chiaramente produce, no, delle forti resistenze anche in alcuni ambienti, no, rispetto al tema di accelerare per abbattere le emissioni di carbonio. E questo chiaramente poi pone tutti i problemi rispetto al come costruire queste mobilitazioni, quali sono le strategie da mettere in atto, e su questo chiaramente ci sono tutta una serie di riflessioni da fare rispetto, se vogliamo, anche al fatto che ci troviamo, no, in un momento storico in cui sembra che l'Europa, insomma, stia svoltando a destra, cioè con l'aumento nei sondaggi di Alternative für Deutschland in Germania, e in Italia la presenza di un'estrema destra al governo con Fratelli d'Italia e compagni, e quindi chiaramente c'è bisogno, no, di iniziare a ragionare su come costruire queste alleanze, anche a livello europeo sicuramente con altri sindacati. Cioè io non ricordo a memoria, poi vabbè, io ho 21 anni, quindi insomma sarà anche per questo, però non ricordo a memoria uno sciopero europeo. Oppure
non lo so, tutto il tema che ci si pone come Fridays rispetto ai trasporti, però c'è stato uno sciopero importante dei trasporti in Italia, dei ferrovieri, e non siamo riusciti in quell'occasione ad inserire dei temi, no, fortemente legati alla transizione ecologica. Eppure poteva essere l'occasione. Ecco, moltiplicare queste occasioni, ragionando su quali siano i settori più critici per la transizione ecologica, come i trasporti, sicuramente le ferrovie e la logistica, no, ci può aiutare a, se vogliamo, no, costruire anche delle piattaforme che poi ci portino a sviluppare delle mobilitazioni importanti, ma come anche lo stesso tema della guerra con il conflitto russo-ucraino, il conflitto israelo-palestinese, potrebbe essere un'occasione per, se vogliamo, no, finalmente tornare a ragionare in una maniera più olistica, nel senso che sì, c'è chiaramente tutto il tema della transizione ecologica e della crisi climatica, però dobbiamo tornarci a mobilitare non solo su dei singoli temi, cioè tornare ad essere effettivamente delle organizzazioni che inquadrino i problemi, no? A partire dalla crisi, se vogliamo, del sistema capitalistico e poi a tutta una serie di suoi propagini dal punto di vista climatico, dal punto di vista dei conflitti e così via. Sì, penso che siamo molto d'accordo e queste erano le nostre domande. Credo che sia importante per chi ci ascolti, capire che appunto clima e lavoro devono andare insieme per poter, diciamo, funzionare, per poter, portarci avanti e migliorare le cose, credo questo sia importantissimo appunto, da capire e da mettere in atto. Grazie mille Ferdinando, un piacere averti qui Voi? e buon lavoro. Grazie.